Vi piace il blues e volete ampliare il vostro lessico? Beh, rimanete incollati perché oggi avremo un maestro blues d'eccezione. Sto parlando di Angus Young, il mitico chitarrista degli AC/DC. Ma come i CDC? Non sono un gruppo hard rock? Beh, aspettate, hard rock perché magari usano delle sonorità molto aggressive, però in realtà secondo me sono un gruppo blues dopato. E in particolare Angus Young ha tra le mani moltissime cose tipiche dei chitarristi blues americani. Sto parlando del modo corretto di utilizzare le terze nella pentatonica maggiore e minore, di come viene aggiunta la sesta nella pentatonica minore, sto parlando di come vengono mescolate le due pentatoniche rendendole un po' ambigue, insomma sto parlando proprio del sound americano blues che Angus ha tra le mani e quindi un chitarrista blues che va studiato. Ma basta con le chiacchiere ragazzi, quindi nel frattempo lasciate un like ed iscrivetevi al canale, tanto se questo video vi farà venire l'orticaria farete sempre tempo a mandarmi a cagare e a togliere l'iscrizione. Ragazzi, ciao a tutti da Leonardo Vita Colonna, il vostro chitarra terapeuta di fiducia. Oggi, come ho detto in apertura, analizzerò con voi un pochettino di cose che ho scelto apposta per voi di Angus Young. Allora, l'obiettivo sarà quello di capire che cosa fa, non vi spiegherò nota per nota, non è questo tipo di tutorial, ma cerco di farvi capire l'idea di quello che fa e vi spiegherò come rubare quell'idea per inserirla nelle vostre improvvisazioni. Allora, iniziamo con il primo pezzo che ho selezionato, che è il fantastico riff di apertura di Have a Drink on Me. È una delle tracce meno conosciute degli AC/DC che troviamo nel capolavoro della storia del rock che è Back in Black. Andiamola a sentire insieme. Mamma mia ragazzi, ma se non è blues questo, allora che cos'è blues? Allora, che cosa fa Angus? Ci ritroviamo in La e va a fare questo tipicissimo movimento della pentatonica che dovete assolutamente fare. Allora, questo movimento qui lo potete fare sia partendo con il medio che con l'anulare. Con quale dito dovete partire? Beh, dipende dove dovete andare poi, perché se dovete continuare a salire, in questo caso io prediligo il medio. Se invece dobbiamo scendere, quindi tornare indietro nella pentatonica e fare quello che fa esattamente lui, in questo caso è meglio partire con l'anulare. Vediamo perché. Ecco perché. Perché dobbiamo fare un pull off poi con l'indice. Poi, una volta arrivati a questa nota, che è un La, settimo tasto, quarta corda, dovete, senza alzare il dito, scendere giù in questo modo e andare quindi a fare un bicorno sulla terza e sulla seconda corda. Ragazzi, imparatevi questo movimento qui, non so se si vede. Ok? Quindi parto dal martelletto in quarta corda, poi schiaccio la falange per andare a fare il bicordo sotto, quindi con un unico movimento fate questo. E poi ci sta l'immancabile correzione della terza, che è questo piccolo tic che abbiamo con l'indice sulla terza corda in quinto tasto quando suoniamo la terza minore. Ne ho parlato a più riprese di questa cosa, vi lascio il link in descrizione sul video che parla appunto di come utilizzare la terza minore nella pentatonica minore. In sostanza questa nota deve essere tirata un pochettino. Quindi questa frase che lui fa è un super cliché nel blues, suonata, sentita e risentita nel blues dovunque. Che dovete fare? Imparatela e cercate magari di cambiarla anche ritmicamente per poterla applicare in altri contesti. Proviamo per esempio a farla terzinata. L'ho acchittata un attimino aggiungendo un paio di note sul finale. L'ho cambiata ritmicamente, però sostanzialmente è la stessa cosa che ha fatto Angus Young, il quale a sua volta l'avrà rubata chissà da chi, ragazzi. Allora, proviamo a farla in un'altra tonalità, per esempio in Do.
Andiamo avanti con il prossimo pezzo che ho selezionato, che è un assolo blues fantastico. Andiamo indietro nel tempo, cambiamo cantante e passiamo da Brian Johnson a Bon Scott. Ragazzi, uno meglio dell'altro, veramente non ho ancora capito chi mi piace di più. E a voi chi piace di più? La macchinetta mitragliatrice super ritmica Brian Johnson o il caldissimo super blues Bon Scott? Scrivetelo nei commenti. Allora, il pezzo che ho selezionato per voi è il super blues Ride On. Ascoltiamo insieme la prima parte dell'assolo e poi cercherò di farvi capire che cosa ha fatto. Allora, questo assolo non l'ho mai studiato, quindi cercherò di capirlo proprio in tempo reale insieme a voi. Allora, iniziamo dall'entrata che è veramente una fucilata. Già abbiamo un manuale di blues in questa frase. Ci ritroviamo in Do. Pentatonica minore. Lui inizia con il bending in prima corda, poi rifà il bending però tirato soltanto di un semitono, andando a cercare la terza maggiore. Cioè va a cercare praticamente questo Mi. E poi passa a un frammento della pentatonica maggiore. Allora, la pentatonica maggiore in questa forma sarebbe questa. E va a fare questo. Una cosa interessantissima che fa, che non viene di solito mai detta, e non l'ho mai detta neanche io finora, ma farò proprio un video riguardo questa cosa, è che mentre nella pentatonica minore va a cercare la terza maggiore, nella pentatonica maggiore va a cercare la terza minore. Uno vorrebbe dire, ma perché questa cosa? Perché non si decide minore, maggiore? Perché funziona proprio così, perché una componente tipica di questo linguaggio è l'ambiguità sul modo dell'accordo, cioè non si capisce bene se è maggiore o minore. E il modo migliore per ottenere questa cosa è andare a maggiorizzare la pentatonica minore con questo movimento e minorizzare la pentatonica maggiore cercando la terza minore con un movimento del genere. Adesso vi faccio sentire una frase dove faccio un po' di minorizzazione della maggiore e un po' di maggiorizzazione della minore. Sentite insieme quanto è super blues. Bene, andiamo avanti con questo assolo, vediamo che altro combina dopo. Vabbè, questa è una banale frase in pentatonica minore dove fa una cosa del genere. Mi sembra che abbia fatto una cosa del genere, le note erano queste più o meno. Pentatonica minore senza nulla di strano, è proprio un cliché che usa per esempio tantissime volte Joe Bonamassa. Andiamo avanti, vediamo che altro si può rubare di interessante. Vabbè, sempre banale pentatonica minore. Ma non è ancora la cosa sulla quale mi voglio soffermare. Andiamo quindi ancora un pochino più avanti. Riecco un altro esempio di pentatonica maggiore che viene minorizzata. Guardate che fa. Eccola qua. Quindi ci troviamo proprio nella pentatonica maggiore di Do in questa forma. Però, come avete sentito, lui non la fa suonare in questo modo un po', diciamo, tra virgolette, country. Perché questo? Proprio perché va a cercare la terza minore, qui. Eccola. Andiamo avanti a vedere che altro fa. Allora, secondo me qua lui ha cambiato posizione, quindi passa qui, sempre in Do maggiore, pentatonica maggiore, e bending qua in prima corda. Bending di un tono e mezzo, quindi passa dalla pentatonica maggiore alla pentatonica minore presa in questa forma. Quindi ricapitolando, maggiore, minore. E lui fa bending di un tono e mezzo, questo è proprio B.B. King. E vediamo dopo. Sì, allora praticamente che fa? Una volta che ha fatto questo bending di un tono e mezzo, poi suona la nota blues e poi se ne va
direttamente su questa nota qui. Ok, praticamente questo frammento della pentatonica minore, però non suona la quarta, quindi passa direttamente dalla nota blues alla terza minore. Ok? E poi suona, anziché suonare la settima minore come vorrebbe la pentatonica minore, cioè lui va a prendere la sesta maggiore, ok? E quindi tira fuori questo accrocco le note che è super blues. Riguardiamolo piano piano. Quindi in tutto la frase era: mamma mia ragazzi, proprio super blues questa roba qua. Maledetto Angus, quanto sei bravo, andiamo avanti. Pentatonica minore con correzione della terza minore a terza maggiore. Ok, andiamo ancora avanti. Qua fa una cosa che è veramente una figata, e simula tipo lo slide prendendo delle note un pochettino stonate. Andiamola a sentire insieme. Come c***o la suona sta cosa? Allora, ci troviamo nella pentatonica minore di Do in questa posizione qui. Ok? E penso che faccia questa cosa. Ma la cosa fighissima è che queste due note non le suona così, ma le suona un pochettino crescenti. Quindi perché si fa questo? È una cosa che faccio spesso pure io, per imitare il suono dello slide. Ve lo faccio sentire in una posizione un pochettino più confortevole e più chiara. L'unica cosa che fatto qua è un pochettino più scomodo da suonare, però imparatevela questa cosa perché è proprio un super trick che hanno in pochi. Ricapitolando, prendiamo la pentatonica in questa forma, quella che vendono con tutta la chitarra, e qua in terza corda facciamo un piccolo bending tipo di un quarto di tono con l'indice e suoniamo senza lasciare la presa questa cosa qui con l'anulare. Beh, richiama moltissimo la sonorità del Delta Blues. A proposito, andate a vedere in questo link un video che ho fatto dove faccio vedere 3 super fighissimi tricks per ottenere delle sonorità del genere. Quello che volevo farvi vedere di questo pezzo ve l'ho fatto vedere. Bene, per quanto riguarda il collegamento della pentatonica maggiore e minore, della fusione super blues che stiamo vedendo adesso, è rimasto un altro pezzo da farvi vedere, che è You Shook Me All Night Long, uno dei singoli dell'album Back in Black. Famosissimo in questo caso, sicuramente lo conoscerete tutti. Andiamo a sentirlo insieme. Allora ragazzi, per quanto riguarda questo pezzo ho fatto un tutorial un paio di anni fa, quindi potete andare a vedere nel link in descrizione questo video. Ci saranno le tab, suonato lentamente, le tab sono scaricabili gratuitamente, quindi andate e lasciate dei like anche là. Quindi non ve lo farò vedere nota per nota, ma mi soffermerò soltanto su un punto che è veramente meritevole di interesse, che è questa frase qui. Allora, ci ritroviamo in Sol. Parte con questo solito slide che abbiamo già trovato su Have a Drink of Me. Vi ricordate? Ok, in questo caso lo facciamo con il medio perché non dobbiamo tornare indietro, ma dobbiamo andare avanti. Poi fa la stessa cosa, come avete visto, un tono sopra. Non è più una pentatonica minore, ma è una pentatonica maggiore presa in questa forma. Stiamo in Sol, mignolo. Ok? Cioè è il frammento magico della pentatonica maggiore.
Se non sapete che cosa sono i frammenti magici, andate a vedere il video che ho fatto dove spiego i frammenti magici, vi lascio il link in descrizione. Quindi praticamente lui passa da questo, pentatonica minore, a questo, che è pentatonica maggiore, e prosegue a suonare in pentatonica maggiore. Poi passa alla pentatonica minore andando a prendere questa nota qui. La pentatonica minore sarebbe in questo caso questa forma. Quindi lui che cosa fa? Passa da questo, bending di un tono, e poi fa un bending di un tono sulla nota prima, presa a sua volta dalla pentatonica maggiore. Ve lo faccio risentire lentamente. Allora, questa roba qua rubatela assolutamente. Per esempio, se ci troviamo in Re, oppure se ci troviamo in La, oppure se ci troviamo in Fa, e adesso ci vado a unire il movimento che abbiamo visto su Ride On. Ve lo ricordate? Quindi, ricapitolando, che cosa abbiamo imparato dal grande Angus Young? Allora, innanzitutto questo movimento qui preso nella pentatonica minore. Poi abbiamo visto come viene cercata la terza maggiore in un contesto di pentatonica minore. Facendo un esempio in La abbiamo questo. Poi abbiamo visto, cosa meno scontata ma super figa, come andare a cercare invece la terza minore in un contesto di pentatonica maggiore. Quindi rimanendo in La, sposto questa forma qua, quella che mi hanno venduto per tutta la chitarra, la sposto in questo modo, ottengo quindi la pentatonica maggiore di La e vado a cercare la terza minore. Praticamente andando a tirare questa nota di un semitono anziché di un tono. Sentite, più pop country questa cosa qua che ho fatto quando vado a tirare di un tono. Il blues invece vuole l'ambiguità delle terze. Poi un'altra cosa che abbiamo imparato è l'utilizzo della pentatonica minore e maggiore in questa posizione. Vi faccio vedere, rimanendo in La, sto parlando di queste due forme. Questa forma per la minore e questa per la maggiore. Allora, nel rock qui si suona poco in realtà, nel blues si suona tantissimo, andando a lavorare proprio su questo gruppo di note. Bending di un tono e mezzo, blue note, correzione della terza, sesta maggiore. E poi per chiudere abbiamo imparato il trucchetto Delta Blues che è veramente figo, rimanendo sempre in La. Ok, vi ricordate le due note un pochino stonate, un pochino crescenti? Quindi, scopiazzando tutto quello che ho imparato, potrei fare questo. Ragazzi, oggi ho veramente detto tutto quello che dico sempre in tutti i miei video, non so, mi sono sentito ispirato, ho voluto fare questa mega lezione gratuita, quindi mi merito 70.000 like, 250.000 condivisioni. A proposito, aiutatemi a far crescere questo canale, ragazzi, molti di voi se ne stanno facendo una battaglia personale, vi ringrazio, continuate così.
perché vedo dai numeri che stiamo crescendo. E se avete un amico che ha bisogno di un chitarra terapeuta di fiducia, sapete da chi mandarlo. Contattatemi su Facebook o anche su Instagram, troverete sotto tutti i link. Se volete chiedermi qualcosa o se volete addirittura iniziare un percorso didattico con me, sia dal vivo se siete di Roma o online se siete, che ne so, dove pare. Beh ragazzi, ho detto veramente tutto. A presto e al prossimo video.